per una nuova serata, questa sera veramente con un ospite eccezionale, che è Enrico Baccarini, che ha bisogno veramente di poche presentazioni. È uno dei personaggi che hanno guidato in questi anni la ricerca di questa versione alternativa della storia, in cui poi dopo sono entrato anch'io con i miei lavori. È una persona con cui ho già avuto modo di collaborare, che mi ha già invitato anche alle sue conferenze e che presto avrà anche un rapporto ancora più stretto di collaborazione nei miei confronti e che sono veramente felice di ospitare questa sera qua con noi. Quindi stasera ci vedrete in una veste diversa in cui finalmente non sarò quello che risponde alle domande, ma magari ne faccio qualcheduna se mi viene e lasciamo invece a Enrico parlarci di quella che è una delle sue numerose aree di conoscenza, di expertise, che ci rimanda a quel mondo un po' distante da noi dell'India, che però tanto ha portato fino ai nostri giorni di questa conoscenza remota, della loro conoscenza, come dico io, no? La conoscenza degli dei e comunque la conoscenza di questi personaggi eruditi che emergono un po' ovunque nel nostro passato, nelle varie culture del pianeta. Quindi questa è sostanzialmente l'idea di questa chiacchierata che faremo con Enrico. Enrico, insomma, non ha bisogno di presentazioni, però devo dire la verità che ci sono tutta una serie di aspetti del suo ricchissimo curriculum che magari sono meno noti a tutti. Tanti lo conoscono come scrittore perché ha scritto un'infinità di libri, tanti lo conoscono come anche, diciamo, autore di video, di seminari, di sostanzialmente documentari, veri e propri documentari, tutti basati anche sulle sue ricerche, chiaramente, quindi anche un ricercatore. Però poi Enrico c'ha anche degli aspetti particolari. Penso che sappiate che è anche un editore di successo di testi e anche di riviste sulle quali ho anche avuto l'occasione di scrivere alcuni pezzi. È un docente universitario, è laureato in psicologia, quindi ha veramente una cultura trasversale. Mi verrebbe quasi da dire multidisciplinare, giusto per citare un termine che a me è molto familiare. Quindi si capisce molto bene già da questa piccolo excursus sul tuo curriculum, perché sei così bravo, perché io credo fondamentalmente che guardare alla stessa tematica da punti di vista diversi, da discipline diverse, sia la chiave probabilmente per sviscerare molto, molto bene queste cose. Enrico, vuoi dire qualche cosa per introdurti questa sera? Beh, grazie della bellissima presentazione. Diciamo che al di là di quelli che sono i titoli o le cose che uno può fare nella vita, mi ha sempre mosso la passione, come te e tanti altri di noi che ci stanno vedendo e ci vedranno, mi ha mosso la passione di capire di più. Facevo a me stesso delle domande e molto spesso il mio interesse è sempre stato sull'India, ovviamente, e l'Oriente. Non trovavo risposte, per cui ho iniziato a studiare e anche a formarmi poi su quei campi e in quelle tematiche, per cui non penso, non so se ho dato delle risposte, comunque sia, ho cercato di portare un po' più alla luce quelle che sono le loro tradizioni, conoscenze e soprattutto quello che, e lo vedremo anche dopo, sono le cognizioni che sono state inserite nei loro testi sacri, per cui ho cercato di riportare, come hanno fatto anche in tanti, ma insomma con un ambito specifico, determinate sapienze, conoscenze che ci parlano di loro, ci parlano di tecnologie, ci parlano di un qualche cosa migliaia di anni fa che non dovrebbe esistere, eppure c'è, per cui è sempre la passione che ci muove, insomma, e finché potremo continueremo ad andare avanti. Beh, credo che siano bastate queste parole per capire tutta l'affinità che sento e che sono sicuro c'è con Enrico. Certo. Insomma, chi si ricorda l'introduzione di prima di noi dissi che insomma, io di fronte a quel qualcosa che non torna non sono capace da dare un'alzata di spalle e far finta di nulla. Cioè, la mia curiosità mi porta a cercare le risposte, quindi molto bella questa cosa. Ascolta, va bene, dai. Insieme a Mattia poi si uniscono gli altri del team che stanno ancora sul lavoro.
penso che possiamo rompere il ghiaccio partendo magari da un punto in comune che abbiamo nei nostri lavori. E io avrei una domanda da farti, poi cedo a te il timone della serata. E la domanda che volevo farti si basa su uno spunto che ho menzionato nel mio secondo libro, Gli dei del diluvio. Ed è uno spunto che riguarda la tua India, in particolare riguarda una piccola cittadina della parte centrale dell'India, sulla costa est, una cittadina di stampo religioso perché è sede, dei Brahmini di Tirvalore. Ebbene, nelle mie ricerche su questo evento cataclismatico che ha colpito il pianeta, ho trovato un documento veramente interessante, addirittura del Granduca di Toscana, quindi andiamo indietro di diversi secoli. E questo documento, che era una sorta di giornale scientifico di allora, un giornale dei letterati, menziona sostanzialmente un tipo di conoscenza che è stata portata in Occidente dall'India, proprio presa o donata da questi bramini di Tirvalore a quelli che allora erano gli astronomi più in voga, insomma, si menzionano Cassini, per esempio, quindi quelli che erano allora gli eruditi occidentali di astronomia. Ed è molto interessante notare, dopo che è stata fatta un'analisi di queste tavole astronomiche, perché erano delle tavole orbitali astronomiche donate da questi bramini ai ricercatori, ai studiosi, agli esperti occidentali, è molto interessante quello che si legge, che è la fonte poi che utilizzerò per fare la tua domanda, no? Dice sostanzialmente che queste tavole, di cui diciamo si comprese immediatamente il valore, nel senso che erano delle tavole che erano allineate a quello che era il top della tecnologia e della conoscenza astronomica occidentale di quel periodo. Quindi questi occidentali si domandavano come fosse possibile. E poi si sono fatti delle domande riguardo l'età di queste tavole, no? Cioè, loro sostanzialmente dicono, ma queste tavole astronomiche così sofisticate, così diciamo avanzate, che età hanno? Da dove arrivano? Cioè, da quale cultura, da quale conoscenza arrivano? Ed è molto interessante che fanno un ragionamento estremamente logico nel momento in cui cercano di stimare questa età, no? Loro dicono, è chiaro che si tratta di una scienza superiore, cioè non è un qualcosa che impari nell'arco di qualche anno, no? Secondo loro sostanzialmente dicono, beh, dobbiamo accordare a questi indiani di aver fatto dei progressi tali da poter fare osservazioni giuste e importanti in circa 5.000 anni. Però sostanzialmente loro dicono, va bene, insomma, hanno 5.000 anni, ma voglio dire, per sviluppare questa conoscenza non è che l'hanno sviluppata in un secolo, quindi ce ne saranno voluti forse altrettanti, quindi sono vecchie di 5.000 anni, ma magari ci sono voluti altri 5.000 anni di evoluzione della cultura per sviluppare queste conoscenze. Quindi dicono, stiamo parlando di qualche cosa che si perde veramente nella notte dei tempi. Quindi questo tipo di conoscenza esce da qualunque canone accademico della conoscenza della storia dell'umanità che noi abbiamo, perché 10.000 anni fa noi in teoria uscivamo a malapena dalle caverne, figurati se eravamo in grado di fare delle tavole orbitali con le orbite dei pianeti per calcolare intersezioni, eclissi e chi più ne ha più ne metta. Quindi facevano un ragionamento assolutamente logico che io ho trovato davvero inconfutabile e sostanzialmente dicevano qua c'è qualcosa che non torna, no? Che era un po', devo dire, un qualche cosa che allora la scienza accademica faceva ancora, cioè aveva ancora il coraggio di dire quando c'era qualcosa che non tornava. Oggi, quando c'è qualcosa che non torna, temo che si tenda a mettere tutto sotto il tappeto e guardare dall'altra parte. Ed è bellissima la conclusione, no? Che dicono, ci conducono tanto indietro nell'abisso del tempo che mentre noi siamo perduti nella contemplazione della decorsa durata del nostro sistema, cioè mentre noi siamo lì a parlare degli ultimi secoletti della nostra storia, di quanto siamo stati bravi, qua ci troviamo sostanzialmente di fronte a un qualche cosa che
ci costringe a riconsiderare tutte le opinioni che abbiamo sulla creazione del mondo e della storia. Quindi ammettevano palesemente quello che hai detto tu, qualcosa che non torna. Ora, una lunga introduzione, ma giusto per darti lo spunto alla domanda. Ma quanto indietro, secondo te, vanno queste conoscenze spettacolari, diciamo, che ci arrivano dalle nebbie della storia del mondo indiano? Quanto andiamo indietro, diciamo, in quei tempi remoti? Tu ti sarei senz'altro fatto un'idea in proposito. Beh, sì, bella domanda, nel senso i testi indiani, allora bisogna approcciarsi al mondo indiano in maniera diversa da come facciamo con il nostro mondo occidentale. Tantissime cose che per noi qui sono scontate, lì sono diverse, per cui o si nasce e si cresce in quel contesto o è difficile comprenderle. Per questo nel corso degli ultimi secoli ci sono stati tanti fraintendimenti. Però una cosa è chiara, anzi due, il mondo indiano è quasi sempre preciso in quello che dice e in quello che tramanda e quindi poi scrive. E questo lo ritroviamo anche per questo tipo di tradizioni e testi. Ci sono testi indiani, senza andare troppo nello specifico con i nomi, dove si parla ovviamente del diluvio che te entrambi abbiamo trattato, si parla di una civiltà precedente, si parla di almeno 10-20 mila anni fa e viene chiaramente scritto in diversi loro testi, quindi e loro non hanno problemi a parlarne perché per loro è un dato di fatto, per loro noi siamo la quinta civiltà che si è avvicendata su questo pianeta. E quindi dire che 20.000 anni fa o 30.000 anni fa c'era qualcun altro che poi è stato quasi spazzato via a seguito di quello che loro chiamano il Pralaya, il grande diluvio indiano, con il loro Noè che si chiama Manu, con i sette saggi che ritroviamo in tantissime altre tradizioni del pianeta, il cui unico scopo è quello di preservare il Veda, che letteralmente vuol dire in sanscrito la conoscenza. Per cui loro avevano un retaggio che si tramanda da, loro stessi lo dicono, decine di migliaia di anni. E qui la seconda cosa, uno si dirà sicuramente com'è possibile. Beh, allora si può dire che le loro tradizioni, i loro testi sacri sono rimasti realmente inalterati nel tempo. Loro hanno tutto un metodo particolare per tramandarli oralmente. I bramini vengono chiamati uomini libro e imparano i loro testi sacri. C'è un metodo e una modalità, loro la chiamano Guru Parampara, cioè praticamente il maestro da bocca a orecchio tramanda certe conoscenze con una certa cantilena, con una codificazione particolare. Queste conoscenze poi vengono appunto tramandate nei millenni. Loro ci dicono che tutte queste informazioni si sono tramandate appunto nel tempo e sono arrivate fino ad oggi. Quindi il fatto di parlare di qualcuno prima di noi, qualcosa che è esistito 20.000 anni fa, per loro non è assolutamente un problema, insomma, come non è un problema, ad esempio, parlare di vita su altri pianeti, perché nell'induismo più puro il concetto di vita nel cosmo è uno dei concetti basilari che ritroviamo, ad esempio, anche nel Rig Veda. È interessante quello che dici perché paradossalmente uno potrebbe pensare che una tradizione orale sia meno solida o meno robusta nell'essere tramandata di una scritta su libri, eccetera. Invece penso che tu abbia confermato che il fatto che sia arrivata così intatta fino a noi è proprio perché era orale, perché se fosse stata scritta su dei libri, sai, i libri basta bruciarli o nasconderli o chiuderli da qualche parte, nel giro di una generazione nessuno sa più nulla. Invece il bramino che tramanda al proprio addetto, o il padre che tramanda al proprio figlio il mito e la leggenda, quello è molto più difficile da spezzare, no? Come legame. Quindi interessante. Assolutamente. Assolutamente, c'è anche un'assonanza, un po' come i rabbini ebrei che vivono nell'ebraismo, che vivono la vita studiando. Nel caso dei bramini, come dicevo, appunto, si è codificato un sistema per tramandare appunto mnemonicamente queste conoscenze e non alterarle ed è incredibile.
uno può trovare conferma facendo ricerche su Google e vedendo anche la letteratura scientifica che c'è al riguardo. Considerate per esempio che si inizia a mettere in forma scritta i testi indiani più o meno con il buddismo nel V secolo a.C., proprio perché il buddismo fin da subito fa molto presa tra la gente comune, quindi si ha la necessità di codificare in forma scritta su foglie di palma quelle che sono le loro conoscenze, ma ancora ad oggi le vere scuole braminiche troverete dei bambini che imparano a memoria questi testi e a loro volta li tramanderanno ai loro discepoli una volta che diventeranno insegnanti ed è qualcosa di veramente incredibile. Interessante, è proprio è un qualche cosa che probabilmente quasi tutti sanno, però sicuramente quando si parla dell'età di un testo indiano, eccetera, in realtà si parla dell'età in cui è stato trascritto, ma magari la tradizione orale non sappiamo, potrebbe averlo tranquillamente tramandato per 5, 10, 15 mila anni, chi lo sa. Molto bello. Beh, Ma, sì. ma ci fai qualche esempio, Enrico? Ce lo fai qualche esempio? Ci porti in uno dei tuoi viaggi attraverso questa conoscenza che altrove è andata perduta, e invece nella cultura indiana è rimasta viva, anche perché la cultura indiana non è mai morta, no? Non è come la cultura egiziana che a un certo punto è morta, quindi quello che arriva a noi sono, diciamo, le reliquie di quella cultura. La cultura indiana si è evoluta nel tempo, ma è sempre rimasta viva, tant'è vero che i bravini ci sono ancora adesso, quindi è un filo Assolutamente. continuo che ci lega al passato. Guarda, condivido lo schermo sperando di non avere problemi che sono su certe cose un po' boomer, come si dice oggi. Eccolo qua, dovreste vederlo senza problemi. E sì, c'è da dire che il mondo indiano si è plasmato nel corso del tempo, ma quello che è la loro tradizione, le loro conoscenze, un po' come hanno fatto i romani in certi casi, in certi momenti, inglobavano quello che arrivava e non cancellavano quello che c'era. Per cui per questo oggi noi troviamo tante conoscenze, tanti tipi di visioni, tanti tipi di filosofie e anche di scuole religiose nel mondo indiano. Questa sera vi ho preparato un po' di slide e ho cercato di riassumere prevalentemente i temi che ci interessano di più, quindi più tecnologici, più che riguardano più da vicino un aspetto scientifico e tecnologico, ma come si diceva prima, sarebbero veramente tantissimi gli argomenti. Si potrebbe parlare un'altra serata, se vorrete, anche del diluvio indiano, che è un mondo a parte, però quello che noi troviamo appunto nell'India è qualcosa di unico. E come dicevo prima, è difficile da occidentali rapportarsi a questo mondo proprio perché è molto diverso da noi. Questa immagine che vedete praticamente in violaceo. I colori sono un po' falsati, però questa è la civiltà ballinda, che è una civiltà che si è iniziato a studiare a scuola da pochissimi anni. Considerate che è stata riscoperta verso la metà dell'Ottocento, viene chiamata anche civiltà Harappa, proprio perché a nord dell'attuale Pakistan venne riscoperta casualmente dagli inglesi questa città, poi nel 1920 viene scoperta Mohenjo-Daro, dove parleremo successivamente, ma è una civiltà immensa. In arancione vedete quello che era la civiltà dei Sumeri e in verde quella degli Egiziani. Considerate che nel 2500 a.C. è stimato che la popolazione della civiltà ballinda fosse composta da circa 3 milioni di abitanti, alcuni dicono 5, mentre i Sumeri in quel periodo storico erano circa 300-400 mila, quindi era una civiltà immensa, una civiltà soprattutto di navigatori, e questo ce lo dicono tantissime stele proprio appunto dei Sumeri, ma che probabilmente si sono spinti molto più in là di dove si possa immaginare. Il riferimento, ad esempio, a una scoperta fatta pochi anni fa, nel 2013, da una genetista tedesca che si chiama Irina Pugac, che ha scoperto tracce del DNA della civiltà ballinda tra gli aborigeni del nord dell'Australia. Quindi questo, senza prove archeologiche, ci dimostra che in un periodo storico preciso, circa il 2200 a.C., delle navi della civiltà ballinda si sono spinte fino all'Australia e ci apre uno scenario
importante per noi perché ci fa capire veramente quanto ancora non conosciamo quasi nulla del nostro passato. C'è un mondo accademico universitario che ovviamente va rispettato, ma ci sono anche tante cose che ancora devono essere riscoperte. Te hai parlato tantissimo di Göbekli Tepe, guardiamo Göbekli Tepe, ci è voluto veramente tantissimi anni prima che fosse accettata dalla comunità scientifica e che si mettesse un imprimatur su una data così antica, ma quello che è stato trovato a Göbekli Tepe noi lo potremmo ritrovare forse anche in India o in Pakistan. In Pakistan sarebbe un po' oggi difficile, viste le condizioni geopolitiche, ma sicuramente ci sono altre vestigia, altri reperti che predatano l'origine dell'umanità per come la conosciamo a tempi molto più antichi, e il mondo indiano fa proprio questo, ci fa vedere chiaramente, ci dice nei suoi testi sacri come le loro tradizioni, il loro popolo sia estremamente antico. Questa è un'altra immagine dove vedete un po' la condizione attuale. L'India, il Pakistan è una realtà moderna, una realtà che, come saprete, nasce nel 47 a seguito di una guerra civile estremamente sanguinosa, dove la maggioranza islamica musulmana di una zona che allora era l'India si stacca e crea il Pakistan, che tra l'altro è uno delle nazioni, dei paesi più popolosi al mondo, perché conta quasi 200 milioni di abitanti. L'India ovviamente la batte, siamo 1,2 miliardi dichiarati, molto probabilmente sono di più. Però tra un pezzo di Afghanistan, Pakistan e il nord dell'India noi troviamo tantissime di quelle che sono le tradizioni di cui andremo a parlare, e tantissimi luoghi che sono citati in testi come il Mahabharata, il Ramayana, dove si parla di guerre, battaglie e quant'altro, che si svolsero soprattutto nel nord dell'India, in certi casi anche nel centro e nel sud, ma questa è un'area veramente interessante che purtroppo in molti casi ancora non è stata indagata nuovamente. Queste sono le grandi civiltà della storia, come vi dicevo prima, noi studiamo a scuola egiziani, sumeri e poco più, ma c'è la civiltà del Fiume Giallo, la Cina è un altro mondo da scoprire, gli Olmechi con tutto quello che ne consegue, soprattutto per le loro caratteristiche fisionomiche, e la civiltà, come si diceva, della Valle dell'Indo, che è ancora misteriosa. Considerate che, come vi dicevo, viene riscoperta casualmente mentre si stanno creando delle ferrovie tra India e Pakistan attuale nell'Ottocento, a metà Ottocento, gli inglesi iniziano ovviamente a pulire il terreno, in tanti casi si trovano davanti a dei mattoni fatti tutti nello stesso modo e a pezzi di mura, di case che all'inizio non si capisce bene che cosa siano, ma poi ovviamente gli archeologi capiscono e comprendono che si trovano davanti a un qualcosa di sconosciuto, una nuova civiltà, la civiltà Ballinda o Harappa, che era scomparsa per quasi 4.000 anni. Considerate che dal 2000 a.C. circa fino a tutto il 1800 non c'era più memoria, più traccia di questa civiltà, e come vi dicevo casualmente viene riscoperta. Da lì ai primi, fino agli anni 50 del Novecento, si fanno tanti scavi. Poi la geopolitica internazionale cambia gli assetti, cambia, e quindi oggi si continua a fare scavi, ma è molto difficile. Fatto è, per esempio, tra le tante curiosità che troviamo della civiltà Ballinda, c'è quella che il suo linguaggio, la sua scrittura soprattutto, risulta ancora oggi sconosciuta e indecifrabile. Noi abbiamo migliaia, dico migliaia veramente, di statuette o di sigilli in steatite, argilla, cotta e quant'altro, con delle scritte, ma noi non riusciamo a comprendere cosa c'è scritto in questi sigilli, ed è uno dei grandi enigmi di questa civiltà. Una civiltà che sicuramente ebbe, come vi dicevo prima, rapporti con i Sumeri, molto probabilmente li ebbe anche con gli Egiziani, e molto probabilmente li ebbe anche con quella che poi diventerà la Cina come la conosciamo oggi in tutta la sua evoluzione. È uno spartiacque storico importantissimo l'India, e lì troviamo tante di quelle conoscenze di cui vedremo e di cui parleremo fra poco. Prima si diceva appunto di questa tradizione orale insegnata dai maestri e discepoli, Guru Parampara.
ad esempio, i testi più sacri dell'induismo sono definiti Shruti. La Shruti sono, ad esempio, il Rig Veda, cioè testi che non sono stati composti da mano umana, e qui usano un altro termine, cioè Aparusheya. Non c'è un fondatore dell'induismo. La tradizione induista ci dice che queste conoscenze, così le chiamano loro, Veda vuol dire conoscenza, furono udite, ascoltate all'alba dei tempi, e guarda caso chi raccontava queste storie, chi dava queste tradizioni erano i Deva, questi esseri superiori che per la tradizione indiana, le divinità indiane arrivano sul nostro pianeta, arrivano nel nostro mondo e iniziano a elargire conoscenze. E quindi il Rig Veda e tanti e altri testi sono stati ascoltati, dicono loro, all'alba dei tempi da questi rishi, da questi saggi, e poi appunto tramandati oralmente da bocca a orecchio, da maestro a discepolo fino ai giorni odierni. Ripeto, sembra assurdo e incredibile, ma è una tradizione reale. Chi volesse approfondire troverà tutti gli elementi per vedere come quello che stiamo dicendo è pura realtà, per quanto incredibile. Quella che vedete sotto invece sono quelle che vengono chiamate foglie di palma, sono il corrispettivo dei papiri egiziani, e sono un metodo che poi venne utilizzato in tutta l'India per trascrivere non solo le cose di tutti i giorni, ma soprattutto i testi sacri. E il problema però delle foglie di palma è che hanno una vita media, per quanto trattate rese praticamente inattaccabili dalle intemperie e anche dagli animali, hanno una vita media di 500 anni, per cui le foglie di palma purtroppo si sbriciolano nel tempo, e quindi tante conoscenze possono andare perdute. Il fatto di essersi legati ad una tradizione orale, mnemonica, quindi imparare a memoria enorme quantità di dati, questo ce lo dice la tradizione indiana stessa, serviva proprio per preservarle, per tramandarle nel corso del tempo e quindi portarle avanti. Poi ovviamente se avete delle domande io sono qua, mi fermate senza Ma problemi e è più che altro un sottolineo. commento, insomma, è interessante che ovviamente la descrizione che tu dai è quella di un mondo che era innanzitutto tutt'altro che non interconnesso. Hai parlato di chiari segnali di relazioni tra queste civiltà, quindi erano civiltà che molto probabilmente non erano isolate, ma erano in comunicazione e in contatto, forse erano anche l'una figlia delle altre. Hai menzionato la lingua, insomma, che ci fosse una sorta di lingua unica alle origini è un qualche cosa che insomma, tende a emergere con insistenza, o quantomeno che poi dopo si riesca tutto a far risalire a un certo tipo di relazione fra le varie lingue, che quindi non si sono sviluppate da sole, ma derivano tutte da un ceppo unico, è un altro segnale di questa presenza. E poi mi ricordo anche benissimo all'inizio le ricerche che facevo per scrivere Prima di noi, dove c'è un capitolo dove parlo della civiltà, diciamo, della Valle dell'Indo, in particolare mi ricordo che mi ero fermato su Mohenjo-daro, dove guarda caso studiavo le tue di ricerche, perché io uso sempre le ricerche degli specialisti, perché non si può essere specialisti di tutto, per cui mi ricordo che ho seguito tantissimo e mi ricordo che mi ha impressionato proprio l'architettura, il disegno di questa città, Mohenjo-daro, che è tutt'altro che il disegno di una città di anche qualche migliaio di anni fa. È una città moderna, dotata di servizi, dotata di, insomma, di un design che è tipicamente moderno, quindi atto a creare tutti quei servizi che 50, 60, 70, questo magari ce lo puoi dire tu, 1000 abitanti hanno bisogno per vivere in una maniera decente, no? E quindi è quello stesso, sono soltanto quei muri, quel disegno architettonico di quella città che già ci passano il messaggio che qui stiamo parlando non di un accampamento tirato su alla belle meglio, ma di un qualche cosa frutto di una pianificazione. E mi colpì moltissimo questa cosa. No, no, ne parleremo per aspetti specifici di Mohenjo-daro verso la fine, ma sì, assolutamente. Cioè, Mohenjo-daro, ad esempio, il mondo accademico, quindi nessuno ci può contraddire, ha stimato in base alle case che ci sono che
possedesse nel 2500 a.C. una popolazione di 100.000 abitanti. Questo più di 4.500 anni fa è qualcosa di inverosimile. È come parlare di una città oggi che ha 20 milioni di abitanti. Considerate la popolazione mondiale di quel periodo era stimata in circa 14-15 milioni, una sola città che aveva almeno 100.000 abitanti era una megalopoli e quindi è una civiltà che tra l'altro nasce quasi dal nulla, nasce già imparata, come avrebbe detto Totò, non c'è la capanna di fango che nel corso dei secoli e dei millenni si trasforma nelle costruzioni che noi vediamo ad oggi, noi troviamo le costruzioni che sono abbastanza recenti, 4-5 mila anni fa, ma fanno parte di una tradizione molto più antica. Prima citavi i Sumeri, mi è fatto venire in mente una cosa che è molto importante. Un grande sumerologo ufficiale che fu Giovanni Pettinato, scomparso pochi anni fa, in uno degli ultimi suoi libri, se non sbaglio, è proprio I Sumeri della Bollati Boringhieri, lui a un certo momento, dopo tutta la vita passata a studiare questo popolo, era convinto che l'intelligenza, la parte diciamo più elevata culturalmente dei primi Sumeri, lo dice lui stesso, provenisse proprio dalla civiltà ballinda. Ovviamente ad oggi ci sono degli elementi per poterlo sostenere, non ci sono prove provanti, però è un dato interessante e soprattutto ci fa capire quanto questa civiltà e soprattutto le conoscenze che erano detenute in questa civiltà siano veramente antiche e abbiano influenzato sicuramente popoli e altre civiltà della storia. Te dicevi prima, sì, per me è naturale pensare che le civiltà, le grandi civiltà del passato, soprattutto nelle epoche più antiche, dialogassero tra loro, perché ci è stato insegnato che gli egizi erano egiziani e facevano guerra solo ai vicini. In realtà no, sappiamo benissimo come buona parte, ovviamente non tutti di questi popoli, di queste civiltà, si spingessero anche per esplorare, per scoprire nuove terre molto lontano dalla loro patria di origine. Così hanno fatto i Vallindi, così hanno fatto gli egiziani e soprattutto c'erano quelle che erano le vie commerciali dell'antichità. Una trattante, la più famosa, è la Via della Seta, che è indatata. Che è indatabile perché è antichissima, ma noi per esempio sappiamo che nella Bibbia si cita Ofir, che è una città che si trovava nel sud dell'India e l'Antico Testamento ci dice come Re Salomone ogni anno ricevesse una nave da Ofir piena di lapislazzuli, rame e materie che si trovavano solo in India. Così anche in Egitto noi troviamo pietre, minerali e quant'altro che si trovavano solo in India. Quindi anche se non abbiamo la scritta o qualcosa che ce lo confermi, comunque abbiamo dei materiali che ci dimostrano che questi popoli dialogavano e commerciavano tra di loro. E la cosa più importante non è come oggi che io vendo un prodotto via internet e basta. In quel tempo si parlava di uomini che si spostavano per mesi o per anni e che con loro portavano le loro conoscenze, che succedeva spesso poi andavano in certi casi anche a integrarsi nelle nuove popolazioni. Quindi la rilettura della storia che dobbiamo fare è una rilettura anche per ampliare i confini di quelle che sono le grandi civiltà del passato e considerare quelli che sono stati i dialoghi o il dialogo che è avvenuto tra di loro. Ah sì, sì. Ecco, Bisogna ovviamente, proseguo, spero di avere risposto. bisogna innanzitutto ammettere che c'era un dialogo, poi dopo quando si fa questo passaggio che è quello difficile, allora poi le evidenze saltano fuori, come dici tu, ovunque si vada a guardare. Ma prego Enrico, vai avanti. Vado avanti e beh, qui ora vi toccherò un po' di argomenti che riassumono un po' dei contesti. Anzitutto,
Quella che vedete è una slide in inglese, i 33 Deva, quindi divinità che secondo il Rig Veda arrivarono sul nostro pianeta, si manifestarono, se vogliamo un termine più equilibrato per alcuni, sul nostro pianeta. C'è da fare un passo indietro, un errore, e anche qua ci fa capire quanto poco conosciamo dell'India e dell'Oriente. Un errore comune è considerare, ne parlavamo prima, l'induismo come una religione politeista, cioè in cui si adorano tante divinità. Non è vero, perché l'induismo è una religione enoteista, cioè si adora una sola divinità che è l'essere supremo, inarrivabile, inconoscibile, e vengono adorate migliaia, addirittura c'è chi si è divertito a contarle, ne ha contate 33 milioni di manifestazioni, quindi manifestazione di un essere unico, superiore e supremo. Ma se noi prendiamo il Rig Veda, e questo ci interessa, ci parla di queste 33 Deva che appunto all'alba dei tempi arrivarono sul nostro pianeta e iniziarono a elargire, a dare delle conoscenze agli uomini dell'India. L'India ovviamente parla per sé, non si parla di altre popolazioni, cioè erano note, ma queste conoscenze, secondo la loro tradizione, vengono date solo a loro. Ora, il 33 come il 108 sono numeri molto ricorrenti perché sono dei numeri sacri nell'induismo e quindi li ritroveremo molto spesso, però è curioso perché, come vi dicevo, Shiva, Vishnu, Brahma, che poi compongono la Trimurti, la Trinità indiana, se così la vogliamo chiamare, Ganesh e tutte le altre divinità, buone o cattive, sono tutte emanazioni di un unico essere ed è curioso, per esempio, la parola Deva, Deva vuol dire letteralmente essere illuminato, irradiato di luce, inteso nel senso anche spirituale, ma soprattutto della conoscenza. Erano esseri estremamente dotti, estremamente elevati dal punto di vista culturale, che appunto elargivano le loro conoscenze in questo caso, gli umani. I loro antagonisti erano gli Asura, considerati dei demoni, ma in realtà erano dei deva che perseguivano delle finalità, potremmo dire, più materiali. E se conoscete un minimo il mondo indiano, sapete che ci sono tantissime storie di amore o testi come il Kama Sutra che sono magari meno filosofici, ci raccontano qualcosa di più materiale. La cosa curiosa dal punto di vista storico, questo è importante dirlo, è che c'è uno strettissimo legame anche con lo zoroastrismo, che come sapete nacque tra l'Afghanistan e l'Iran. E la cosa incredibile, e ci dice un'origine comune di quelle che furono i primordi dell'induismo e dello zoroastrismo, è che nell'induismo i Deva sono le divinità buone e gli Asura sono i cattivi. Nello zoroastrismo, in maniera proprio speculare, gli Asura sono gli esseri buoni o Ahura, da cui Ahura Mazda, e i Deva invece sono gli esseri cattivi. Quindi vedete, e ancora non è stata data una spiegazione, se non ipotizzare che c'è stato un'origine comune e una divisione successiva di una realtà che poi da una parte è andata tra Afghanistan e Iran e dall'altra in India. Ed è incredibile. Come dicevo, ci dimostra quanto ancora non conosciamo nulla del nostro passato, ma ci dimostra come veramente stiamo affondando le nostre mani, i nostri piedi a una o più civiltà estremamente antiche. E questo è importante anche per capire un po' quello che è la tradizione indiana, che come vi dicevo è veramente diversa dalla nostra. Se prendiamo il Rig Veda, che è il testo più sacro, il testo più importante, il primo testo, in realtà il Veda sono 4 libri, ma originariamente era un solo libro, una sola conoscenza che poi un personaggio importantissimo che si chiama Vyasa divise in 4 parti per renderla più accessibile agli uomini. Ma nel Rig Veda noi troviamo tantissime cose di cui parleremo anche stasera. Parlando di questioni scientifiche e tecnologiche, per esempio, un qualcosa che gli scienziati oggi non vogliono ammettere, ma devono ammettere, è che ci sono delle conoscenze che riguardano, ad esempio, l'origine dell'universo, del cosmo. E una di queste, appunto, è l'Irania Garba. L'Irania Garba viene citato, ho messo in basso per chi volesse andare a controllare i versetti. L'Irania Garba che cos'è? È come il Rig Veda ci racconta la nascita di questo e di tutti gli universi
che abbiamo attorno e vicino, come dicono loro. Si parla ovviamente di un punto di luce piccolissimo che viene pensato dall'essere supremo, si genera questo piccolissimo punto di luce che mano a mano inizia a crescere. Questa è una rappresentazione, se non sbaglio, ottocentesca, molto semplice, ma per rendere l'idea. Questo punto di luce cresce fino a diventare enormemente grande e a un certo momento cosa succede? Esplode e da questa esplosione si genera l'universo in cui noi viviamo. Ora, è molto semplice fare un parallelismo con quella che è la teoria del Big Bang. Peccato che il Rig Veda è indatabile, cioè è una tradizione orale, come si diceva prima, che affonda all'alba dell'umanità, ma almeno a 4.000 anni, per quanto all'interno ci siano dei riferimenti che ce lo retrodatano di almeno un'altra decina di migliaia di anni. Quindi com'è possibile che in un mito inventato delle origini della creazione il popolo indiano si inventa, ovviamente ironico, si inventa un qualcosa che poi la scienza moderna scoprirà in tempi recenti, negli ultimi 100-150 anni. Questo è incredibile e loro ci dicono che l'Iranian-Garba, la formazione di questo e degli universi paralleli, diremmo oggi, che esistono, fu donata, fu dettata ai sapienti dell'antichità appunto almeno 4.000 anni fa. Ed è qualcosa di veramente incredibile ed è un qualcosa che comunque anche i grandi scienziati dell'epoca moderna hanno capito, percepito e utilizzato in tanti loro studi, lo vedremo fra poco. Un altro testo veramente bellissimo, dopo ve ne farò vedere altri, vi leggerò dei passi di altri testi, ad esempio la Brahma Samhita. Dicevo appunto che un altro testo dove si parla e si racconta più nel dettaglio questa tradizione è la Brahma Samhita, che è un testo messo in forma scritta tra il VI e l'VIII avanti Cristo, secolo ovviamente, e l'essere supremo è personificato da Vishnu. Si racconta come l'essere supremo, Vishnu, crei infiniti universi, tra cui il nostro, e poi entri in ognuno di questi universi per dare origine alla vita. Ed è qualcosa di veramente incredibile e stupefacente. Cioè, siamo abituati a leggere miti delle origini di ogni tipo, però è palese che all'interno delle tradizioni indiane c'è un sottofondo scientifico che solo oggi riusciamo a capire, comprendere e decodificare. E una cosa importantissima da dire, considerate che noi delle tradizioni indiane in Occidente abbiamo tradotto a malapena il 5%, quindi c'è un 95% di conoscenze e tradizioni che ancora rimane occultato ai nostri occhi e alle nostre conoscenze, quindi chissà nel futuro quali e quante saranno le scoperte che potremo fare all'interno di quei mondi. Che mi ricorda un Beh, po' tutte sì, le varie tavole sumere che sono state trovate assolutamente. a Ninive, in vari posti. La stragrande maggioranza di quelle giace negli scantinati dei vari British Museum, eccetera. E probabilmente se non fosse stato per personaggi come Kramer o Pettinato, neanche quella piccola parte che è stata tradotta, che ci ha dato una così grande conoscenza, sarebbe di dominio pubblico oggi. Un vero peccato, davvero. Sembra quasi che non la vogliamo leggere, la nostra storia. E beh, dovrebbe mettere in discussione tante nozioni date per assodate e tante carriere Bravo. universitarie probabilmente salterebbero, insomma, è anche un po' quello il problema. Ma anch'io ho dato la stessa risposta, Enrico. Quando mi chiedono ma come mai c'è tutta questa reticenza, com'è possibile? Beh, No, insomma, no, ma infatti, con tutto il rispetto, salterebbero un po' troppe sedie. sì, appunto. Ecco, vi dicevo che qua ho cercato di fare una carrellata delle menti più importanti che hanno, così, hanno preso ispirazione, potremmo dire, dal mondo indiano e hanno beneficiato di queste conoscenze. Ad esempio, sappiamo che Einstein era un grande amico di Tagore. Tagore, per chi non lo conoscesse, è stato un grandissimo pensatore, filosofo indiano e sembra che dal dialogo tra i due Einstein abbia preso appunto spunto per quelle che sono le evoluzioni della sua relatività e altri studi che fece
fino a quando non morì. E sappiamo per certo, perché comunque ci sono dei carteggi, che Einstein e Tagore parlavano uno di filosofia, l'altro di filosofia e scienza, ma dialogavano tra loro proprio su temi che erano la conoscenza base dell'induismo, quello che si trovava nei testi indiani. Un altro grandissimo scienziato del secolo scorso è stato Oppenheimer. Oppenheimer, per chi non lo conosce, è stato il padre della bomba atomica ed è storico un suo discorso, qui lo vediamo con Einstein, è storico un discorso che fece qualche anno dopo l'esplosione delle bombe di Hiroshima e Nagasaki, dove lui pubblicamente, questo è un frammento di quella registrazione televisiva dell'NBC, leggete del 65, citò a memoria un passo della Bhagavad Gita, che è un testo inserito all'interno del Mahabharata, dove dice: se la brillantezza di mille soli bruciassero in un istante nel cielo, quello sarebbe come lo splendore dell'unico. Ora io sono diventato morte, distruttore di mondi. E disse questo proprio per l'eccidio, il genocidio quasi che c'era stato appunto a Hiroshima e Nagasaki, e la morte terribile di migliaia e migliaia di persone, non solo a seguito delle due esplosioni, ma anche negli anni e decenni successivi per le radiazioni. E questo ci dimostra, per citarlo a memoria, quanto Oppenheimer, poi le sue biografie ce lo dicono chiaramente, fosse un grandissimo cultore delle filosofie e delle tradizioni indiane e le avesse studiate fin da quando era molto giovane. E curiosamente proprio citò questo passo della Bhagavad Gita quando gli chiesero come si sentisse per l'utilizzo che era stato fatto della sua scoperta, delle esplosioni, insomma della scissione dell'atomo, della fusione dell'atomo, a seguito appunto poi delle esplosioni nucleari. Un Ricordo, altro grandissimo ricordo dimmi. anche una frase veramente emblematica di Oppenheimer, quando uno studente gli chiese se quella fosse la prima esplosione nucleare. Si riferivano a uno dei test fatti nel deserto, credo del Nevada, o del New Prima. Mexico, scusa, del New Mexico. E, e lui rispose sì, certamente, in tempi moderni, quindi alludendo chiaramente a un passato, diciamo, che noi sappiamo adesso portarci proprio in India. E fu una risposta molto bella. Mi ricordo che la citai da qualche parte, forse addirittura l'ho messa nelle frasi per riflettere di uno dei miei libri. Sì, sì, è verissimo. E il riferimento è al Brahmastra, l'arma di Brahma, che è considerata l'arma più potente che i Deva, le divinità, hanno e i cui effetti sono del tutto paragonabili nei testi in cui si può leggere cosa succede se viene lanciata, sono del tutto paragonabili a un'esplosione atomica. Si parla proprio di unghie che cadono, capelli che cadono, Eh, e quindi gli eh, effetti sono quelli delle... E queste sono cose, cioè, sono quelle cose che a me fanno saltare dalla sedia, perché com'è possibile che tu trovi un testo che descrive indubbiamente, diciamo, degli effetti un po' particolari, perché sai, finché si descrivi un corpo che sanguina, che viene trafitto, insomma, ci sta tutto, ma quando cominci a descrivere le unghie che cadono, le piante che si avvizziscono, gli animali che abortiscono, che diventano sterili, o questa morte, questo vento della morte che si insinua anche sottoterra e che in maniera trasparente entra nelle case e non ha nessun ostacolo, nessuna finestra, nessuna porta e porta alla morte. E sto descrivendo i passaggi del vento della morte sumero, che quindi è analogo a quello che stai descrivendo. Com'è possibile che non si colleghino questi puntini a livello accademico? Cioè, è quasi un insulto all'intelligenza delle persone che le leggono, no? Non volerlo fare, no? Non so cosa ne pensi tu, ma io sono sempre molto irritato da questa reticenza che c'è nel voler leggere quelle che sono evidenze che dovrebbero essere evidenze scientifiche, perché se sei uno scienziato devi partire dalle evidenze, qualunque esse siano, non puoi considerare solo quelle che non confutano il tuo dogma o la tua disciplina. È veramente incredibile. No, no, sono d'accordo. Vedremo come in India appunto ci sia la descrizione di questo tipo di armi, non nel caso di Mohenjo-Daro, come si è sostenuto per tanto tempo, perché
Ho avuto la fortuna tanti anni fa, nel 2012, di andarci, prelevare dei campioni e proprio per essere certosino anche farli analizzare, ma dopo vi farò vedere anche le analisi e lì non c'è tracce di radioattività, perché i testi ci dicono che fu usato un certo tipo di arma, però se prendiamo il Mahabharata, che racconta appunto gli ultimi 18 giorni di una guerra tra due famiglie imparentate tra di loro, lì viene usato il Brahmastra e gli effetti sono appunto quelli di un'esplosione atomica. Cioè, ce l'abbiamo scritto, poi è ovvio che possiamo interpretare eziologicamente, quindi con le nostre conoscenze interpretiamo quello che leggiamo, ma quando le descrizioni che abbiamo sono quelle che speculari agli effetti di un'esplosione atomica, beh, penso insomma che non si possa negare più l'evidenza, ecco, sono totalmente d'accordo con te. E vi dicevo, Bene. Schrödinger cosa fa? Vi cito quando posso anche testi che possiamo leggere in italiano. Questa è la sua autobiografia, la sua biografia intitolata Che cos'è la vita? Al di là del fatto che i grandi scienziati della storia, quando raggiungono una certa età, diventano tutti filosofi, iniziano tutti a parlare di Dio o con Dio, però ecco, è interessante che nella sua biografia Schrödinger, che è uno dei padri della fisica quantistica, racconti chiaramente come le sue più importanti teorizzazioni in questo campo fossero arrivate proprio leggendo i testi sacri indiani insomma io dico non a caso, penso anche te Max, però è interessante e così tantissimi altri studiosi, è un po' come se i grandi scienziati dell'epoca moderna abbiano preso spunto, un po' copiato direi da quelle che sono tradizioni antiche di migliaia di anni. Nulla di male, però questo ci dimostra ulteriormente come le tradizioni indiane veramente conservino qualcosa di inestimabile e di unico. Vado E avanti, ecco, questo è un io, altro signore scusa. no, dicevo, io credo poco al caso Enrico, cioè quando vedo troppe coincidenze allinearsi, tutti un po' lo sanno. Io la terza coincidenza sarò poco scientifico, sarò poco ingegnere, sarò poco quello che vuoi, ma per me tre coincidenze di fila fanno una prova, poi dopo parliamone. Assolutamente d'accordo. Quello che vedete è un altro signore che magari è misconosciuto ai più, si chiama Swami Vivekananda. Allora, questo personaggio era di casta brahminica, quindi detentore di certe conoscenze di cui parlavamo prima, ed è colui che alla fine, metà, fine 800, porta il mondo indiano in Occidente. Lui arriva in Europa, va in America, negli Stati Uniti, porta lo yoga alterandolo rispetto a quello che era originariamente, cioè modificandolo più che alterandolo, adattandolo, ecco forse è il termine più adatto all'Occidente, però nel suo percorso americano questa figura diventerà fondamentale per un personaggio che conosciamo tutti, che è Tesla. questo signore qui in basso a destra, che appunto è Nikola Tesla. Tesla diventò un devoto di Swami Vivekananda, diventò vegetariano se non vegano, iniziò a usare termini sanscriti nei suoi scritti, almeno quelli che non sono stati secretati, quelli che possiamo ancora leggere, e Swami Vivekananda cambia totalmente il modo di ragionare a Tesla, infatti le sue più grandi scoperte, le sue più grandi invenzioni arriveranno dopo questo incontro e per quanto non abbiamo i dati scritti che ce lo dicano, sappiamo ovviamente anche a livello di logica che questo grande cambiamento è perché Tesla iniziò sicuramente a leggere quelle che erano le fonti, quelle che erano le tradizioni, i libri, i testi sacri del mondo indiano. E anche qui ci deve fare riflettere, anche vedendo prima Schrödinger, Oppenheimer, Einstein con Tagore ci fa capire quanto il mondo indiano, le conoscenze antiche di migliaia di anni dell'India abbiano influenzato grandi scienziati del mondo moderno. E qua